Bremer all'Inter o molto più probabilmente alla Juventus? Perso Paulo Dybala che è andato alla Roma nelle scorse ore, ora il tema caldo è sicuramente il difensore del Torino che era stato bloccato dall'Inter ormai diversi mesi fa, ma sul quale si è inserita ormai forse in maniera decisiva la Juventus che può beffare l'Inter e considerando che nel frattempo c'è sempre l'ombra del PSG su Milan Skriniar, sono ore piuttosto calde e di grande tensione, diciamo così, nel mondo Inter. So già che questo episodio di oggi probabilmente diventerà vecchio subito dopo averlo pubblicato perché è tutto in rapida evoluzione proprio in questi minuti. Mi aspetto che nel giro delle prossime 24, al massimo 48 ore, la situazione Bremer verrà definita, però mi sembrava giusto in questo momento, visto che mi avete scritto in tanti anche nel gruppo Telegram di Passione Inter, cercare di fare un po' di ordine rispetto a tutto quello che sta accadendo per chi magari si fosse perso alcuni passaggi, ma soprattutto fare un punto della situazione e poi, come sempre, darvi qualche mia opinione personale sul caso Bremer, chiudendo alla fine con ho un po' voglia di togliermi un piccolo sassolino perché ho letto tanti commenti, so che molti si nascondono anche dietro nickname, eccetera, quindi è molto facile scrivere dietro ai nickname. Mi prenderò un piccolo spazio alla fine per dare anche una mia risposta e aprirmi ovviamente al confronto. Come sapete, nel club di Passione Inter rispondiamo a tutti e nel gruppo Telegram cerchiamo di farlo, anche se siamo tantissimi. Ma detto questo, innanzitutto ben ritrovati amiche e amici di Passione Inter in questo nuovo episodio di oggi. Se ancora non lo avete fatto, vi chiedo di iscrivervi subito al nostro canale, così non vi perdete neanche uno dei nostri contenuti che pubblichiamo ogni giorno, tutti gli approfondimenti e le analisi su YouTube. Siamo vicinissimi anche ai 40.000 iscritti, un gran bel traguardo, quindi mi raccomando, dai che ci siamo quasi. Parliamo però di Bremer, parliamo di Gleison Bremer, difensore brasiliano del Torino, classe 1997, quindi 25 anni già compiuti, era arrivato dal Brasile al Torino nel 2018, ha iniziato ad imporsi in Italia nella stagione 19-20 per poi diciamo esplodere soprattutto nelle ultime due, in particolare nella stagione 21-22 dove è stato nominato miglior difensore della Serie A. L'Inter, da quello che vi raccontiamo ormai da mesi, ma che è stato confermato praticamente da tutti, lo segue da tantissimo tempo, ma soprattutto l'Inter sapeva che in quest'estate avrebbe avuto bisogno di fare un colpo importante in difesa e da quello che ci dicevano Bremer era stato individuato come obiettivo prioritario proprio per quest'estate. Già a fine 2021, quindi vi abbiamo raccontato che era stato raggiunto di fatto un accordo economico col giocatore che era in scadenza di contratto col Torino nel 2023 e come gesto di riconoscenza, ricorderete quel periodo, lo abbiamo detto più volte, nei confronti del Torino ha deciso di rinnovare il contratto prolungandolo di un anno in modo da permettere così al Torino di avere maggiore forza in sede di trattativa con il nuovo club acquirente. Allo stesso tempo però si vociferava che il Torino avesse accettato di vendere Bremer ad una cifra abbordabile. Evidentemente però poi le cose non sono andate propriamente così o comunque per tanti motivi le cose sono cambiate. Il mercato europeo soprattutto sui difensori è impazzito facendo schizzare in alto le valutazioni di molti calciatori. L'Inter ha temporeggiato probabilmente troppo, ma soprattutto non ha mai trovato un accordo con il Torino. Mi ricordo quando siamo stati nella sede dell'Inter 2 settimane fa, ci avevano detto che sì, col giocatore eravamo praticamente era tutto fatto, ma erano all'Inter un po' "preoccupati", diciamo tra virgolette, perché sapevano che trattare col Torino non era stato facile fino a quel momento e sicuramente non sarebbe stato più semplice, nelle 2 settimane che ci siamo messi adesso alle spalle. Le cessioni da parte dell'Inter non si sono sbloccate, praticamente nessuna, da Pinamonti a Skriniar che comunque viaggia su un altro binario come diciamo in apertura, quindi la Juventus si è potuta inserire. Ma come si è inserita la Juventus? La Juventus l'ha fatto perché la Juventus è riuscita a vendere. La Juventus si è privata di giocatori con ingaggi pesanti, da Dybala, Bernardeschi a Chiellini, eccetera, eccetera. Poi soprattutto però ha chiuso la cessione di De Ligt al Bayern Monaco, una cessione che porta tanti soldi, tanti contanti e soprattutto priva la Juventus di uno degli ingaggi più pesanti dell'intera Serie A. Quindi a bilancio la Juventus ha creato molto spazio ed in questo modo si è potuta inserire concretamente. L'Inter
aveva capito già, verso la fine della scorsa settimana che la Juventus si stava muovendo, in maniera importante, quindi ha anticipato a lunedì l'incontro col Torino. Ad un certo punto sembrava che la Juventus si fosse portata così avanti su Bremer che l'incontro con l'Inter non sarebbe assolutamente servito. Poi però, pare appunto che nell'ultimo vertice andato in scena nella serata di lunedì, l'Inter abbia aperto a riformulare la propria offerta con delle condizioni leggermente differenti e avrebbe messo poi nelle ore successive sul piatto un'offerta che dovrebbe aggirarsi attorno ai 30 milioni di euro, più dei bonus fino a circa 35, più l'inserimento del giovane Casadei non più in prestito ma a titolo definitivo, valutandolo tra i 7 e gli 8 milioni di euro, mantenendo però la possibilità di riacquistarlo da parte dell'Inter. Una valutazione quindi complessiva per Bremer attorno ai 42-43 milioni di euro come operazione solo per il cartellino del giocatore. A questo punto, però, nel momento in cui stiamo registrando, questa offerta sembra appunto che non possa bastare a convincere il Torino, perché se nell'incontro col Torino in programma tra poco, o comunque che sembra sia in programma veramente a minuti, la Juventus farà un'offerta più alta, si andrà verso la chiusura dell'operazione contro la Juventus. Quindi l'offerta dell'Inter, che probabilmente sarebbe bastata un mese fa, oggi non basta perché la Juventus può alzare ulteriormente l'asticella. E ovvio anche qui che poi la parola finale spetta al giocatore, quindi rimaniamo anche in attesa di quello che dice il giocatore, ma è chiaro che il giocatore, dopo aver aspettato tanto tempo, dal punto di vista del professionista, ecco, capisco che si sia guardato attorno e la Juventus sicuramente gli offre una cifra più alta rispetto a quella dell'Inter. Però ecco, diciamo anche che se con l'Inter hai un accordo e vedi che comunque l'Inter ora sta rilanciando in maniera pesante, se effettivamente avevi scelto l'Inter e volevi andare a tutti i costi all'Inter, hai anche un po' di margine di manovra nei confronti del Torino, secondo me. Quindi evidentemente anche dal punto di vista del giocatore, la scelta diventa molto più di carattere economico a questo punto. Ma, cosa ne penso di tutta questa situazione dunque? Poi voglio sapere anche la vostra ovviamente nei commenti, vi aspetto nei commenti per confrontarci e per discuterne insieme. Non prendere Bremer per l'Inter secondo me è un duro colpo, più di Dybala alla Roma sicuramente. Perché? Perché Bremer era una priorità assoluta rispetto a Dybala e c'era stata anche l'esposizione forte, molto forte di Simone Inzaghi al termine nello scorso weekend dopo la partita contro il Monaco, pur senza nominarlo direttamente, ma lo avevamo capito che Inzaghi voleva andare a chiudere, stava spingendo, come ha detto lui stesso, per chiudere. Sono curioso a questo punto di capire intanto cosa dirà Inzaghi, perché sembra un po' di rivivere anche un attimo quella situazione della prima estate con Antonio Conte, la crisi per il caso Lukaku che stava per sfumare. Comunque, su Bremer l'Inter ci ha lavorato per mesi, l'ha bloccato e poi te lo fai soffiare, è un duro colpo, assolutamente. Anche un po', non vorrei dire un parolone troppo pesante, ma anche un po' per la credibilità di tutto il progetto e di tutto quello che si sta facendo. Non vorrei essere troppo duro, però passatemi un po' anche questo termine. Detto questo, il rilancio che fa l'Inter, l'ultimo rilancio di cui vi ho parlato, mi sembra un ultimo tentativo oltre il quale secondo me l'Inter non dovrebbe andare, perché Bremer è fortissimo, lo diventerà ancora di più, ma i 45-47 milioni di euro circa di cui sento parlare come offerta che dovrebbe fare la Juventus, più un ingaggio da oltre 4 milioni di euro, sono cifre molto importanti e sono cifre che uno, Bremer secondo me deve ancora dimostrare di valere innanzitutto, arriva comunque dal Torino a 25, quasi 26 anni, non ha esperienza internazionale, non ha mai giocato in nazionale, giusto per dare due indicazioni. E secondo punto, l'Inter di oggi secondo me non può permettersi questa cifra, perché questa cifra la spendi per giocatori fatti e finiti quando sei un club nelle condizioni di andare a prendere i migliori giocatori fatti e finiti, secondo me. Mentre l'Inter, dal mio punto di vista, deve puntare su dei giocatori che anche come prezzo devono ancora esplodere. Quindi l'idea iniziale di prenderlo attorno ai 25 o anche 30 milioni con le contropartite e i vari bonus di cui si era parlato era secondo me l'ideale e la tipica operazione che dovrebbe fare l'Inter dal mio punto di vista. Arrivati a questo punto però secondo me non si dovrebbe compiere l'errore di andare ad innescare l'asta e di entrare a tutti i costi all'interno di questa asta. Purtroppo l'errore lo hai già fatto, lo hai già commesso non chiudendo prima questa lunga telenovela e l'errore per me diventa ancora più grande se poi, come stiamo vedendo negli ultimi anni soprattutto, il mercato l'Inter lo fa praticamente guardando quasi esclusivamente ai giocatori della Serie A e di giocatori come Bremer alle cifre
a cui si poteva prendere 2 mesi fa, non so quanti altri ne troverai nel prossimo futuro. Almeno questa è la mia sensazione. Ma, a parte questo si apre anche un altro tema di cui abbiamo parlato anche, nell'ultima diretta. Le trattative per l'Inter, come dicevo, stanno diventando sempre più o comunque molto spesso una telenovela. Diciamo che, bisogna anche interrogarsi a questo punto un po' su chi è il colpevole, perché diventano queste trattative, delle telenovele, chi è il colpevole tra molte virgolette, non voglio estremizzare, per questa mancata chiusura. Se la proprietà che non dà più il giusto supporto o se i dirigenti che non sono stati in grado di piazzare nemmeno un giocatore in uscita, a differenza invece della Juventus che ha ceduto e quindi può acquistare, oppure se del Torino o il giocatore che non hanno mantenuto la parola. Questo non lo so, sono ipotesi che mettiamo sul tavolo e non conosciamo ancora tutti i dettagli nel concreto fino in fondo. So solo che adesso l'Inter è in una posizione difficile, ci sono già dei nomi alternativi, c'è una lista dei giocatori che l'Inter sicuramente ha sempre tenuto sotto osservazione, non è che l'Inter oggi perde Bremer, quindi non sa veramente che pesci prendere, diciamo. Ci sono Milenkovic che comunque a me piace, c'è Akanji del Borussia Dortmund, c'è Soyuncu dell'Leicester che mi piace un po' meno, c'è Kim del Fenerbahce, si sta parlando molto anche di Demiral dell'Atalanta. Io sinceramente da tifoso spero che, perso Bremer, il colpo dell'Inter sia la permanenza di Skriniar. Anche qui io da qualche giorno purtroppo, sapendo che c'è di mezzo il PSG, ho un po' perso la speranza sulla permanenza di Skriniar, però alla luce del caso Bremer, intanto Skriniar non può più valere solo 55 milioni di euro come invece ha cercato di offrire il PSG, perché se la Juve prende Bremer a 45 o 47 milioni di euro, spero che la cifra, il prezzo di Skriniar possa salire ancora di più, se proprio si deve vendere, anche perché dall'altro lato l'Inter non dovendo spendere, non spendendo quei 30-35 milioni che aveva preventivato per Bremer, probabilmente adesso c'è anche meno esigenza di fare cassa. Dovesse partire anche Skriniar, poi la situazione si fa ancora più complicata, perché di difensori ne serviranno 2, ma anche a livello mediatico sarebbe molto, molto difficile da gestire questa cosa, ma soprattutto di difensori ne serviranno 2, e inevitabilmente le incognite aumentano, ma su questo poi, ci torneremo a parte se succederà. Non facciamoci la testa prima e non ne parliamo ora. Chiudo, come vi dicevo, togliendomi un piccolo sassolino, nel senso che in queste ore ho visto, tanti commenti arrabbiatissimi da parte di molti tifosi e lo capisco, perché capisco la delusione dei tifosi. Anch'io avevo fatto sinceramente, la bocca all'arrivo di Dybala. Sapevamo che era più complicato perché è dipendente da delle uscite, ma comunque ci credevamo, ma soprattutto di Bremer che, ci è stato indicato da tempo come colpo da fare. Però ecco, qualcuno nei commenti è andato un po' oltre e ho dovuto purtroppo bannarli, ma lì questo non ci interessa. Altri, a cui invece rispondo qui, perché poi nei commenti è stato difficile rispondere a tutti, ma ripeto, confrontiamoci. Ho visto che alcuni in realtà, non molti, mi hanno attaccato perché sono troppo tranquillo, mi è stato detto, nel raccontare che cosa sta succedendo. Secondo alcuni dovrei arrabbiarmi di più, addirittura mi è stato scritto che ho illuso i tifosi che poi si sono abbonati allo stadio perché esaltati dal mercato e ora dovrebbero disdire l'abbonamento. Intanto, se disdite l'abbonamento fatelo subito, perché c'è una lunga fila di altri tifosi che invece l'Inter vorrebbero vederla volentieri, vorrebbero abbonarsi, visto che non hanno trovato posto, quindi lasciate spazio a loro eventualmente. Ma io dico che gli isterismi qui non li troverete mai. Noi abbiamo sempre mantenuto una linea per me molto coerente, parlando dell'Inter, parlando di Inter, un Inter che secondo me sta costruendo una squadra forte con giocatori affidabili in ogni reparto, 2 giocatori affidabili per ruolo, quello che era l'obiettivo che era stato indicato anche diverse settimane fa, e ad oggi secondo me, nonostante gli sviluppi di queste ore, è così. Cioè c'è un'unica eccezione, quella dell'assenza di un difensore che comincia a diventare un problema. Però per il resto ci sono 2 giocatori affidabili di fatto per ogni ruolo. Però ecco, se vogliamo cancellare quello che è stato fatto prima perché adesso sono saltate 2 operazioni, oppure se vogliamo dire che Aslani, prendo uno a caso che sta esaltando molti, come acquisto non conta perché è arrivato in prestito con riscatto, vabbè, fate come volete. Sinceramente ammiro anche chi riesce a sparare sentenze così nette su ogni cosa a giugno, poi addirittura al 19 luglio con ancora un mese e mezzo di mercato davanti e tutto un campionato da giocare. Il mio dispiacere per Dybala l'ho espresso, per Bremer è un dispiacere ancora superiore, anche perché
anche se diciamo il suo comportamento mi lascia un po' così. Adesso voglio vedere, resto in attesa di capire che rosa verrà costruita, con che rosa chiuderemo questo mercato. Voglio capire anche che cosa costruiscono i dirigenti e quali soprattutto risultati saranno poi ottenuti. Questa è la nostra linea e mi sembra abbastanza coerente, senza esaltarsi troppo. Non mi sembra che abbiamo parlato di vittoria della Champions una settimana fa e oggi invece parliamo di dimissioni dei dirigenti e dell'allenatore. Ci vuole equilibrio. Fatemi sapere la vostra opinione, se volete un confronto diretto con me o lo staff di Passione Inter ci trovate nel gruppo Telegram di Passione Inter aperto a tutti, oppure ancora meglio su passioneinter.club dove riesco a rispondervi uno ad uno. Intanto, se non l'avete ancora fatto, vi consiglio di recuperare il commento del nostro Alessio Murgida invece sul caso Dybala trasferitosi alla Roma. Per chi ci ascolta in podcast ve lo lascio in descrizione, mentre per chi ci segue su YouTube cliccate qui e recuperatelo subito.